Okay, good morning and welcome to this second day of works dedicated to our theme, that it's going to be the theme of our BID, so Barefoot Industry Days, also in the future. This year wants to be a meeting just to debate, discuss, and put the first stones about this theme, in the sense that in the future we're going to develop and inquire also detailed aspect of this action, we could say, or with this attitude, if we can say this. Here with us we have three representatives of three very great film commissions in Italy. We have Paolo Vidali from Fondo Audiovisuale del Friuli Venezia Giulia. Antonio Parente from Apulia Film Commission, and Luca Ferrario from Trentino Film Commission. So we asked them to come here, also with the Veneto Film Commission that cannot be here, and also Sardinia, but also Nevina Satta couldn't make it to come here. And because we think that these are really good examples on how to work and how to build up strategies to help the cinema industries outside, we can say, the big centers. As I said yesterday, decentralization is not saying that we don't want a center, of course, a head or a place where to meet, or where to have, let's say, the top of the decision making. It's of course necessary and very important, but due also to the pandemic situation, but also to the tools that we have nowadays, like internet, for example, and also the capacities of each region or each territories to develop new strategies, it's really, really important, I think. So I would like to ask all of you to present yourself and what you do in your, of course, region with your film commission, but also which are the problematics, because I think that it's, of course, very important to start and to understand the opportunities, the good things, but also understanding the urgencies and the problems. It's really important, since from there we can understand how to develop new strategies. So Nicolas is going to help us also with the translation, so you feel free to, if you want to talk in English or in Italian, and Nicolas is going to help us. Thank you. So we're going to start with Friuli Venezia Giulia. Grazie, buongiorno a tutti. Una precisazione che è obbligatoria quando mi presento. Io dirigo il Fondo regionale per l'audiovisivo. In Friuli Venezia Giulia noi abbiamo separato le due attività di Film Commission e di Fondo regionale. Questo è stato stabilito dalla legge che nel 2006 ha appunto normato l'aspetto dell'intervento regionale nell'ambito della produzione audiovisiva. Quindi non rappresento la Film Commission ma il fondo, siamo strutture separate che collaboriamo ovviamente. Il fondo addirittura è nato all'interno della Film Commission. La Film Commission ha a sua disposizione a sua volta un fondo che serve per finanziare le imprese, le produzioni audiovisive che vengono a girare sul territorio. Io credo che la cosa essenziale sia capire il perché questo è avvenuto, qual è stata la logica e quali poi sono state le conseguenze. Bene, le Film Commission, poi i rappresentanti qui di Puglia e di Trentino lo spiegheranno sicuramente meglio, nascono nella logica del sostegno appunto delle imprese che girano sul territorio, in una logica di promozione del territorio stesso, della regione come location, per favorire appunto in un qualche modo un'immagine utile soprattutto o comunque in gran parte allo sviluppo turistico. Noi la Film Commission in Friuli Venezia Giulia l'abbiamo dal 2000, anche se ripeto la legge che l'ha normata è del 2006, ma l'associazione Film Commission è nata nel 2000.
Dai primi anni si capì che questo era estremamente utile per attrarre produzioni sul territorio. Il Friuli Venezia Giulia era sempre stato marginale per quello che riguardava la produzione, anche come scelta di set, perché è piuttosto lontana da Roma. Veniva usata essenzialmente, io dico, per i film di guerra, cioè nel senso che i film sulla prima guerra mondiale, dalla Grande Guerra, Addio alle armi, erano film girati nella nostra regione, perché era la regione appunto dove si era svolta la prima guerra mondiale. Il fronte italiano era in Friuli Venezia Giulia, in Trentino, ma stavamo tutti e due un po' da una parte e un po' dall'altra. Ma la logica della National Film Commission fu proprio questa della promozione, ed è la logica un po' di tutte le Film Commission, dagli albori americani e anche poi quando sono stati traslati in Europa. Da subito però avevamo in un qualche modo capito che questo sostegno che veniva dato a chi veniva a girare sul territorio non produceva automaticamente una ricaduta sulle imprese locali. Sì, mi scusi che poi se no... No, scusa, troppo... però puoi molto riassumere. No, si figuri. So, as the guest here said, there must be a disclaimer before talking about film commissions, because in the recent years, the film commissions from every region and from the national fund has been divided and has been divided into the regional areas of the in the different parts of the country of Italy to better promote and to better evaluate the film production and the movement and the increase of the evaluation of the territory in Italy. As our guest here said, for example, the Film Commission in Friuli exists since the 2000, and it became very important for the territory, and the other guests as well will talk about the territory and how the Film Commission improved the audiovisual and especially the cinematographic aspect of it. Because the regional part of Friuli was always used for specific genre type of movies. For example, as he mentioned before, the Friuli and the Trentino as well was always used for war settings movies, like for example La Grande Guerra, Addio alle armi, since it was the original and was the stage in the First World War in Italy and in Europe in general. So it is important to talk about the aspect and the movement and the production value of it from the point of evaluation and the point of increasing and cultivating the talents and to valorize the aspect of the specific sites of Italy, and not always basing it from the industry point of view, always taking from Rome, since one of the many reasons these regions were used for sets and for filmmaking was because they were too far from Rome, which was the base of cinema. So this is an important disclaimer to talk about, since it's not only an aspect of nationality, but also an aspect of regionality here in Italy. Sì, credo che appunto il punto essenziale sia capire la differenza fra il sostenere la realizzazione di film sul territorio e quindi le imprese che da fuori vengono a girare, e sia una cosa diversa invece favorire lo sviluppo delle imprese e dei professionisti del territorio. Sono due cose che raramente vanno insieme. Nel nostro caso, nel caso del Friuli Venezia Giulia, ci eravamo accorti che questo non succedeva. Chi veniva da fuori a girare usava i set, al massimo assumeva personale di aiuto, i famosi runner, piuttosto che degli aiuti elettricisti o aiutesarte, ma ovviamente non cercava professionisti di livello più alto, perché se li portava ovviamente da Roma o da dove la produzione veniva. Quindi non coincideva il sostegno alle imprese che giravano sul territorio allo sviluppo delle imprese dei professionisti del territorio. Per questa ragione si è deciso di creare un fondo e soprattutto una struttura di sostegno dedicata totalmente alle imprese e ai professionisti del territorio. Questa è stata la ragione che ha
portato ad avere, come attualmente ancora esistono, due strutture separate. So yeah, in short, the most important objective and the most important mission about these film commissions was not only to separate the two funds that our country provides for producing cinema, but also to promote the professionals and the artists of said area of the regions, because for Mainly the companies. mainly the companies of the region as well, because as he was talking about earlier, not only was they were using the sets only for specific genres, but only, for example, they would make contracts only for the most collaborative aspect of the set and the movie making, like runners and electricians, but not the professionals roles like DOPs or art directors, because they will always take them either from Rome or from wherever the director and the company and the production was coming from. So this was the main aspect of dividing the two funds that Italy provides for filmmaking. Quindi la situazione attuale è questa: la Film Commission ovviamente fornisce i servizi per chi viene a girare sul territorio e utilizza il fondo per diciamo ristoro di spese che vengono effettuate in regione, ma ovviamente si tratta esclusivamente delle spese effettuate in produzione, quindi è di fatto un fondo per la produzione sul territorio. Il fondo regionale per l'audiovisivo invece utilizza le disponibilità che ha per la formazione, per lo sviluppo di nuovi progetti e anche per la produzione. Quindi in un qualche modo è in questo che forse si capisce la differenza sostanziale, perché è principalmente nella formazione e nello sviluppo di nuovi progetti che si sostengono le nuove imprese, si sostengono le imprese del territorio e si sostengono i professionisti del territorio. So there is also a big difference between the Film Commission and the Audiovisual Commission of funding in the region, because rather the Film Commission provides the help and the support in the production of cinema and movies. The audiovisual provides in the formation and puts the basis and the establishment to create more companies, more production companies, and more businesses around the audiovisual market in the region. So not only it was a way to promote and to evaluate the regional various regions of the country, but also to help sustain and improve and cultivate more projects and more talents to bring and to later produce in the region of Italy. Questo per esempio porta al fatto che per il fondo non sia un requisito girare in regione, cioè possono essere finanziati progetti filmici che non vengono realizzati in regione. La condizione essenziale è che ci siano coinvolti professionisti del territorio o imprese del territorio, non in modo esclusivo, cioè ovviamente noi non pretendiamo che chi richiede un finanziamento sia un'impresa con sede legale nel territorio, può non esserlo. In questo caso però ci deve essere un coinvolgimento in ruoli importanti di professionisti del territorio, oppure ci sono imprese del territorio che non utilizzano professionisti o non esclusivamente professionisti del territorio. La logica è quella che, mettendo insieme appunto anche esperienze diverse, fa crescere il sistema produttivo regionale. Questo è successo nel corso degli anni, ha portato a risultati molto diversi. L'esempio forse più chiaro è che noi abbiamo finanziato l'anno scorso le sorelle Macaluso, che ovviamente non hanno nulla a che fare con il Friuli Venezia Giulia, però l'impresa che ha prodotto le sorelle Macaluso è un'impresa del nostro territorio che ha sede legale in Friuli Venezia Giulia. Questo ovviamente nella logica che il sostegno a quell'impresa, e lo stiamo vedendo, è una impresa fondata relativamente di recente,
è cresciuta e sta crescendo ulteriormente, e ovviamente adesso per esempio sta producendo e realizzando un film totalmente nella nostra regione con professionisti della nostra regione. Quindi la logica non è di esclusività per professionisti o per imprese del territorio, ma una logica di coinvolgimento di imprese, di professionisti del territorio per far crescere il sistema produttivo della regione. Even though it may sound like this is made to maintain an exclusivity about the region, the different regions in Italy, it also does not oblige to things only produced in a said region. And we take again Friuli Venezia Giulia as an example, because the Film Commission and the funds also help even the companies and the production companies and businesses that come from said region. He pointed out as an example that recently the Friuli Venezia Giulia, a company from Friuli Venezia Giulia, helped produce the Macaluso Sisters movie, which has nothing to do with Friuli Venezia Giulia. But since the company and the professionals involved were from that region, it could assist on the funds of the Film Commission. So even though it wasn't exactly produced and related to Friuli Venezia Giulia, it helped the production company and the professionals to make them aware about their situation and their work, and they're now the company, the relatively new production that helped with the realizations of the Macaluso Sisters, is now producing and about to film a movie based entirely in Friuli Venezia Giulia. So again, this is not made to maintain an exclusivity or even a competition between the regions of Italy, but to better make aware of the situations and the professionals and the companies and the possibilities that said region can offer. Sì, io noto che ovviamente si tende a continuare un po' nella confusione dei termini, cioè i nomi sono proprio diversi: Friuli Venezia Giulia Film Commission e Fondo regionale per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, sono proprio in un qualche modo, anche perché così se andate a cercarle in internet non fate confusione. Il nostro sito è www.audiovisivofvg.it, quello della Film Commission è www.fvgfilmcommission.com, quindi proprio per evitare confusione. Ripeto, la cosa virtuosa è che molti progetti che noi finanziamo di imprese del territorio poi vengono anche durante la produzione finanziate non solo da noi, dal nostro fondo per la produzione, ma anche dalla Film Commission, perché comunque corrispondono a quelle che sono le regole della Film Commission per finanziare opere girate sul territorio. Ovviamente questo succede quando le opere che noi finanziamo per la produzione sono anche girate sul territorio e quindi corrispondono ai requisiti che la Film Commission mette per finanziarle. Quindi il processo in un qualche modo si completa, addirittura la Film Commission dà dei punti di valutazione positivi ulteriori quando il progetto presentato a loro è già stato finanziato dal Fondo regionale per l'audiovisivo. Non voglio perdere ulteriore tempo e rubare ulteriore tempo ovviamente anche in un eventuale approfondimento a cui purtroppo per una ragione di urgenza devo andare via e non posso rispondere, ma io vorrei comunque al di là di questo inevitabile diciamo sintesi su quella che è la nostra attività. Io avevo portato questo report che noi abbiamo realizzato proprio l'anno scorso, quindi diciamo è molto, molto recente, ma che per fortuna lo potete trovare sul sito, quindi lo potete eventualmente leggere. Adesso credo che lo abbiamo comunque anche inserito in lingua inglese, o comunque lo facciamo in questi giorni, ed è un report, il titolo è dietro lo schermo, e parla proprio di che cosa è successo in Friuli Venezia Giulia in questi 14 anni, ovviamente era dell'anno scorso, nei 13 anni, nei primi 13 anni di attività del Fondo Audiovisivo. Credo che sia utile per capire tutte le logiche che noi abbiamo seguito in questi anni, perché non voglio comunque dimenticare e non dirvi che la nostra attività non è stata esclusivamente un'attività di sostegno finanziario. La logica che ci ha guidato e le attività che noi abbiamo fatto sono state di accompagnamento delle imprese e dei professionisti
in una crescita appunto del sistema basato su attività che noi facciamo, abbiamo cominciato a fare molti anni fa e che non sono immediatamente inerenti alla parte, diciamo così, economica, finanziaria di erogazione di denaro, peraltro essenziale come ben sapete per realizzare un film, ma abbiamo svolto un'attività di accompagnamento attraverso eventi, organizzazione di mercato, come appunto When East Meets West, che è il mercato di coproduzione per progetti filmici di Trieste che facciamo a gennaio, ma anche collaborando con corsi di formazione, con EAVE. Noi collaboriamo da molti anni, ormai da 12 anni, per Ties That Bind, che è un corso di formazione per producer europei e dell'Estremo Oriente. Collaboriamo da 3 anni anche con EAVE per Puentes, che è l'analogo corso di formazione fra Europa e Sud America. Abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare con Torino Film Lab e con Eurodoc per corsi di formazione che ovviamente sono in un qualche modo dove trovano un percorso agevolato professionisti della nostra regione. Da ultimo, ma assolutamente non secondario, noi da 6 anni abbiamo un progetto, un programma condiviso che si chiama REACT e che facciamo insieme al Fondo Nazionale Sloveno, al Fondo Nazionale Croato e da 2 anni anche col Fondo Nazionale Serbo, che è un fondo di co-sviluppo per progetti filmici che coinvolgano almeno 2 dei 4 paesi, con progetti sia di documentari che di film, e che appunto è molto utile per dare un aiuto finanziario allo sviluppo, ma soprattutto perché insieme organizziamo dei corsi a cui partecipano professionisti delle 4 territori e quindi favoriscono poi la coproduzione. We want to remind especially that this is not first of all, we want to specify again that the Film Commission and the Audiovisual Fund Commission are 2 separate things. First of all, he wanted to remind. And most especially, this is not only we want to remind that this is not, this reality didn't exist not only to commission and to finance projects and productions, which always, obviously we know it's a really important aspect of it, but we also, they also want, it's also a reality to help promote and to help to form the filmmakers of tomorrow and the productions of tomorrow. So, while listing lots of collaborations that the Film Commission has done, and the region, especially the region and the funds has done through like Torino Lab Filmmakers, Ave por Puentes, and many more that you can find on the website. And to specify and to reiterate again that these realities exist to promote and to make aware the situations in our country, and to make believe that this is a real and real art that breathes and breathes through every corner of our country. So, as you mentioned before, they have a report where you can see the story and the progress that the region has gone through, and through the filmmaking and the audiovisual productions, and so in the last 13 years, where you can also read it in English right now, if not shortly. So, so it's always here to remind us that these realities exist also always, not only to finance but also to produce and to nurture the talents of tomorrow. I think this is the main thing that we can come together and we can appreciate from these realities and from this beautiful thing that we are really proud to present here today. Io credo che forse l'unica cosa che vi interessi a questo punto, in conclusione, è che il Fondo regionale per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia è aperto ovviamente ai progetti e ai professionisti che vengono anche da altre regioni, da altri territori, insomma anche a livello internazionale, perché c'è la possibilità
o collaborando per le imprese con professionisti del territorio o per professionisti di altri territori con le nostre imprese, cioè trovare dei punti di collegamento, perché in un qualche modo per noi è vincolante il fatto che ci sia un coinvolgimento o di imprese o di professionisti del territorio, quindi comunque questa necessità è oggettiva e quindi è il primo requisito. Detto questo, però, noi nel corso di questi anni abbiamo sostenuto molti progetti che nascevano non nella nostra regione, al di là di quello che ho detto di REACT a proposito di collaborazione con Slovenia, Croazia e Serbia. Quindi non è ovvio, è un fondo regionale, quindi nella logica del fondo regionale non può non esserci un obiettivo, un goal da raggiungere, che è quello dello sviluppo delle imprese e dei professionisti del territorio, ma siccome appunto siamo convinti che questo avvenga anche nelle collaborazioni, le collaborazioni esistono, sono esistite e ci auguriamo esisteranno anche in futuro. È necessario, ripeto, che ci sia a priori un collegamento formale con imprese o con professionisti del territorio. Ovviamente ogni approfondimento è possibile su alcune cose già direttamente sul sito, per tutto il resto siamo a disposizione. Sul sito troverete anche il mio indirizzo mail e ovviamente tutti i contatti possibili con il fondo regionale, e quindi tutte le possibilità di capire meglio i meccanismi. Per quello che non si capisce, ed è normale che non si capisca, scrivetemi tranquillamente o telefonate al nostro ufficio, non a cavallo di Ferragosto perché siamo chiusi, ma insomma comunque nei 11 mesi e mezzo restanti siamo lì per darvi chiarimenti. Grazie, io mi scuso, ma purtroppo non posso rimanere ulteriormente. So again, the invitation of the Film Commission to collaborate is not only relegated to the region of Friuli Venezia Giulia, but is also open not only to other regions of Italy, but also internationally speaking, as he mentioned before, with the program that they now do with Slovenia and Croatia. So the program is also to remind that the only important point that has to be established is always to integrate the reality of a production or of a filmmaker, of a professional, but especially a reality that comes from Friuli Venezia Giulia. So for any doubts and for any questions that you as a public or future collaborator might have, you can go to the Film Commission of Friuli Venezia Giulia's website, where you can find also mails Audiovisivo. Audiovisivo Friuli Venezia Giulia, where you can find emails and phone numbers, and you are free to call and to ask for questions, but not on the 15th of August, since here in Italy it's a special day and a special vacation for us. But throughout the whole rest of the year, it's there and available for any doubts and to reach for any info. So again, thank you, and we will. Good morning, I'm Antonio, I'm General Manager of Apulia Film Commission. For first thing, I want to speak in Italian, because the focus of this panel is very hard for me, is about decentralized film commission opportunity, and then we bring the greeting of Apulia Film Commission, and I will continue my speech in Italian. Buongiorno a tutti. Ho preparato delle slide in inglese, abbiamo anche un piccolo showreel per partire con la nostra breve introduzione. Abbiamo anche pianificato con Luca un pitch un po' più informale, perché evidentemente c'è bisogno anche di aprire nuove relazioni, come quella che in questo caso con il gruppo straordinario di direttori e il board del Lago Film Festival si sta creando. Ovviamente la mia è una semplice introduzione su quello che l'industria cinematografica in Puglia negli ultimi 12 anni è riuscita in qualche modo a trasformare non solo nell'immaginario
culturale ma anche produttivo, un territorio molto diverso come quello diciamo pugliese, che ha le sue particolarità e rimane ovviamente in questo momento molto attivo sul piano cinematografico, sia dal punto di vista del supporto filmico, quindi con i film fund legati alle produzioni, che con le risorse legate alla audience development, ovvero allo sviluppo di, come in questo caso, di pubblici cinematografici e audience differenti. So Antonio will begin his introduction he prepares some slides in English and will prepare a pitch and a show reel to show what the Puglia Film Commission, through the Puglia Film Commission has done in the last 13 years. And he also proposed to make a more informal and to more direct approach to the question, because he feels that these kind of encounters, these kind of realities must have a reachable and more direct way of speaking with each other, since one of the main reasons, especially in Puglia, to promote is not only to dialogue with the film productions, with the film industry, but also with the film public, and to focus also on that. So we will focus more on those approach and to those realities, and thanks to the reels and to the speech we're going to hear soon. Allora, la Puglia Film Commission è una fondazione di partecipazione partecipata da enti pubblici. Il nostro socio di maggioranza è la Regione Puglia e attualmente partecipano, a proposito di decentralizzazione, 55 comuni pugliesi, quindi c'è un forte radicamento territoriale che permette alle imprese e alle produzioni di avere dei terminali intelligenti in tutto il territorio, in quasi tutto il territorio regionale. So one of the main strengths and one of the main realities of the Puglia Film Commission is that it has a decentralized focus on the commission. For example, it can count up to 55 small communals of the region that help together and to help realize the film commission reality, because the public entity and the public spaces and the public industries of the region is one of the main focus and one of the main helps that put together the commission of the Puglia Film Commission, the one that they get more strength and more fun from it, and also the more pride in it. Questo permette ovviamente alle produzioni italiane e internazionali di avere nella Film Commission un unico interlocutore che però rappresenta decine di soggetti giuridici e pubblici differenti, quindi semplifica moltissimo la parte diciamo che spaventa moltissimo gli stranieri, per esempio, che è la parte burocratica, che nel nostro paese spesso, per fortuna con le Film Commission sempre di meno, rappresenta un ostacolo non solo alla produzione ma anche diciamo all'attrazione di alcuni grossi progetti o anche piccoli progetti. Quindi il primo elemento è un elemento culturale, al di là del funding, che è sicuramente una leva importante. Per noi è stato decisivo abbattere diciamo un livello di pregiudizio sul funzionamento delle nostre strutture burocratiche pubbliche. What this comes to realize in this approach to the Film Commission was to destroy the prejudice and the fears that many productions, both national and international, have about filming in Italy. For example, it led to have one person to appoint to in regards to bureaucratic and to the jurisdictions of the production and the companies, which was always one of the main skepticism and fears in the production on the regions and in Italy in general, because since Italy are very bureaucratic and very complicated on that point of view, country to shoot in, it gave the comfortability and the accessibility to produce and to have a better experience in the filming of these productions, not both for the small national and independent production, and also for maybe and to attract the international professionals in the world, and to better promote it, to better invite them to film not only in our country but in the region of Puglia. Questo elemento insieme agli altri ha permesso in meno di circa 10 anni di capovolgere, stravolgere i numeri diciamo, delle produzioni ospitate. Fino al 2007 in Puglia, nella storia diciamo, della Puglia, si erano ospitate circa 200 produzioni. In questi 10 anni
invece abbiamo attratto, sostenuto e in qualche modo finanziato circa 1000 progetti audiovisivi, non solo lungometraggi, serie TV, cortometraggi, documentari, spot ovviamente commerciali. E la sintesi, diciamo, del nostro lavoro è lo showreel che vorrei mostrare, che sicuramente diciamo, è frutto di un lavoro mastodontico e importante di centinaia di persone che, diciamo, immeritatamente rappresento, ma che in qualche modo sono frutto, diciamo, di un processo culturale e industriale che le nostre istituzioni hanno in qualche modo permesso. E questo, diciamo, è l'omaggio che vorremmo restituire a un festival così innovativo, che sicuramente si è affacciato, diciamo, con una giovane classe dirigente, direi di giovani direttori e direttrici, un board creativo anche al nostro sistema periferico, sul quale è difficile, diciamo, trasmettere delle informazioni se non si è italiani e se non si capisce. Anche la Puglia cos'era magari 20 anni fa. Molti di voi forse, o alcuni di voi possono immaginare il punto di partenza e il punto di arrivo. Non ci sentiamo assolutamente fighi, però qualcosa è successo e questo, diciamo, lo dobbiamo al cinema. Ecco, manderei lo showreel e poi le slide per chiudere un po' sui servizi che eroghiamo e parlare anche della nostra rete di festival, che è un po' lo strumento più importante che abbiamo come governance degli eventi o dei festival o delle rassegne. I'll try to make it short so we can Yes. pass to the show reel. So, not only this helped to agitate and to promote the things we said earlier, but this also made a difference in numbers because, for example, in 2007, we in Puglia had reached a number of 200 audiovisual productions in total, and since the creation of this reality, we delivered and they delivered and they helped promote through any audiovisual type of productions, let it be movies, short movies, documentary, even spots. They helped to reach a number of 1,000 productions installed and based through the film commission. So but not only through the productions, but also through the film festivals and through all the other things. So this show reel and these slides, it's a way to give back the help that the film commission through the institution had helped to realize and help to revitalize in the region, but also to important and to give the importance to give back to realities such as these festivals that help and make interact and and help the conversations between the professionals of tomorrow. So Okay.
Ecco, ovviamente questo è una vetrina, è un output. Dietro questo output ci sono esattamente i servizi che la Film Commission e la Regione Puglia eroga da 10 anni. Questo è il risultato, diciamo, forse una vetrina. Di solito lo mostriamo per rappresentare con i colleghi le produzioni ospitate, però aveva senso, secondo me, ha senso in questo contesto farlo seguire dalle slide che ti chiederei di mandare velocemente per non annoiare i nostri ospiti e i miei colleghi, su come è possibile stravolgere diciamo, un sistema di produzione, più che stravolgere, impiantare un sistema di produzione audiovisivo in una regione che oggettivamente non aveva questo asset strategico di sviluppo e sia culturale che economico. Ovviamente, come vi dicevo, non è aggiornatissimo, però perché non si considerano alcuni progetti non finanziati, però diciamo nel decennio dalla nascita della Film Commission, è un poco più di un decennio, perché i primi anni ovviamente sono legati a una startup molto particolare in cui diciamo ci sono stati molti contributi addirittura senza bando, cioè si è cercato di capitalizzare, diciamo così, un'innovazione. Questo oggettivamente non era corretto, non è giusto, quindi abbiamo in qualche modo proceduralizzato i flussi sia con la regione che con l'Unione Europea. Adesso abbiamo ovviamente un Film Fund che ci permette, ovviamente l'anno 2016 è interrotto da un mostro che conoscete tutti, 2016-2020, del quale diciamo non parleremo, ci impegniamo tutti a non parlarne. Guarda, vai avanti così io diciamo riesco in qualche modo poi a passare la parola a, non mi ricordo il tuo nome, a Luca. Questo diciamo, sbagliato. È un po' una sintesi delle produzioni più importanti che hanno in qualche modo attraversato, sono tante le slide, il nostro territorio, e che hanno permesso poi anche una sorta di passaparola internazionale, che è un altro elemento importante, cioè quella fidelizzazione delle produzioni esecutive dei service. Ci sono dei colleghi qui presenti che fanno questo e lavorano, diciamo, ovviamente con l'industria internazionale e italiana, hanno reso e fidelizzato, diciamo, non solo il supporto operativo, ma anche la capacità di attrazione di un territorio che nel contempo ha creato una serie, diciamo, importante di maestranze, con un processo, diciamo, che è stato possibile solo diciamo, in connessione all'arrivo delle produzioni. Quindi noi non avevamo e non abbiamo grandi scuole di formazione, la formazione sul set è quella che in qualche modo si è tentato di percorrere, quindi adesso è arrivato il momento, insieme alle istituzioni regionali, di accelerare sul versante formativo, perché i numeri dell'industria ci richiedono ovviamente maestranze. Ripeto, quando parliamo di maestranze pugliesi non parliamo di pugliesi etnici, ma di residenti in Puglia, quindi da Ellen Mirren a Whoopi Goldberg al fonico di Bitonto, per noi non c'è differenza, l'importante è la residenza fiscale in Puglia. Ovviamente questo processo ci ha permesso e ci permette di interagire con le grandi istituzioni culturali, perché avendo, diciamo, dei numeri importanti riusciamo anche a sostenere produzioni indipendenti, come nel caso di Spaccapietre, o comunque prodotti di blockbuster che servono a creare dei numeri importanti dal punto di vista della movimentazione economica e del lavoro. Okay. Non vorrei essere nei tuoi panni perché sono vicini. No, I'll try to make the important points specifically clear, because as we said before, the most important thing that came out of this commission is that Puglia, before the creation of this commission, was basically almost not existent as a cultural and as a audiovisual point of view. It was almost invisible to the eye of the public, both internationally and nationally. So the creation of the Film Commission, first through some productions and some methods that got gradually integrated into the regulations of the Italian bureaucracy, and also through the help of the European Union, it helped to increase each year, day by day, the numbers of production. So it could have been possible to promote through the productions of the territory, starting from independent movies like Lo Spaccapietre, and also like collaborations for Netflix, like 6 Underground by Michael Bay. So it became something that got gradually bigger and bigger, and now the objective of the Film Commission is to now promote the formation and the nurturing of these talents, because right now the
most important and most direct way to improve the skills and of the cinematographers of the territory is through the life on the set. But they're now working and with a commission to create and to integrate the more nurturing and the more formation part of it. Not only for people that are born and raised ethnically the people from Puglia, but as he mentioned before, Alan Miriam, Whoopi Goldberg, whoever. The most important thing is the fiscal territory in Puglia, and to help promote the talents and the nurturing of tomorrow, and obviously, and to obviously continue and to grow as a reality. Sì, questo è stato possibile ovviamente per 4-5 elementi costitutivi del supporto alle produzioni. Uno è la Production Guide, che è una guida geolocalizzata di professionisti pugliesi, è una specie di social network legato, diciamo, in cui si lega l'offerta e la domanda di lavoro. Ovviamente è diventato molto importante per noi, perché pur non avendo, diciamo, questo obiettivo, cioè non siamo un collocamento, non interagiamo nella selezione, ovviamente le produzioni sono assolutamente libere, però esiste una sorta di rating che i produttori possono verificare in ogni momento sulla singola maestranza, e viceversa noi, diciamo, verifichiamo la qualità delle produzioni che ci chiedono di accedere, ovviamente, perché come Davide Luca sa bene, il mercato audiovisivo è fatto anche, diciamo, di fenomeni complessi che fortunatamente riusciamo tutti insieme a combattere. Eroghiamo servizi velocemente di photoscouting gratuiti, quindi nella fase di attrazione mandiamo noi, facciamo una sorta di studio di fattibilità sul plot narrativo, invitiamo diciamo, i produttori poi in un secondo momento ad effettuare dei location scouting sulle location individuate. L'elemento importante per noi è uscire dalla logica del marketing territoriale. Per noi la Puglia non è diciamo una cartolina, non è necessario, non è la nostra mission. C'è un'agenzia che si chiama Puglia Promozione che lavora con il turismo. Noi di turismo non capiamo quasi niente, anzi, diciamo, è un effetto collaterale. Abbiamo 5 sedi in tutte le province pugliesi, un po' legato al radicamento territoriale, al fatto che in qualunque provincia la Film Commission riesce a garantire degli headquarter, dei quartier generali in cui le produzioni trovano fondamentalmente un punto d'appoggio importante. Ce l'abbiamo a Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, sono dei piccoli, non sono degli studios ma sono dei centri, dei business center dove le produzioni che sono diventati anche dei luoghi importanti di produzione culturale quando diciamo, le produzioni non abitano lì. Andrei avanti a concludere, così poi passo la parola al collega. Sono finite le slide? No. Ovviamente vai fino alla fine, così diciamo riusciamo in qualche modo a lavorare non solo con le icone note, ma soprattutto con la diversità del nostro territorio, che permette a molti film non ambientati in Puglia di ambientarsi in Puglia, a molti film che non hanno la Puglia nel plot di girare ugualmente in Puglia e lavorare ovviamente con la magia dell'audiovisivo e del cinema a degli adattamenti produttivi. Quindi riusciamo in qualche modo non abbiamo le bellissime montagne che è il Trentino, quindi no, esatto, ma spesso riusciamo a gestire le produzioni in sinergia con i nostri colleghi delle Film Commission. Si dice sempre che nei film italiani c'è sempre una amante trentina e una moglie pugliese, diciamo per ragioni anche legate ai finanziamenti. È inutile ometterlo. Va bene, io spero di essere stato, non dico chiaro, ma utile, vi ringrazio per l'attenzione. Passo la parola al mio collega. So in the last point of the presentation, Antonio presented one of the key elements of the Film Commission, which is providing to the productions and to the producers and to the production companies that are interested in the territory of Puglia to come and to help. One of the many services that provides is a geolocalized guide, a production guide that helps through the knowledge and through the passion and through the interesting and concepts and the knowledge specifically of the territory, to help guide the production companies to see and to explore the regional aspect of and the different sites of the region.
not because of a tourism project, because that is not what the Film Commission is interested in, but to help produce and but to have Puglia be the perfect setting through the magic of cinema to be the perfect setting for someone's movie. So through that, they also provide a service of photo scouting and to help with the research of the locations. So they work together through invitation to the productions, not only to scout through the photos, but also through the sightseeing and through the locations that the Film Commission provides. Again, the objective and the mission is to help produce and to help normalize and to help promoting the aspect and the reality of the Puglia. This is why they have different hubs through the comuni and through all the cities, the most important cities of the region, so that they have hubs to always help the production companies, let it be national or international, in the territory. So that is the mission of the Puglia Commission, and that is the objective that the reality has had in the last years, through always improving and through always helping and promoting through different kind of productions the reality of the Puglia Commission. Buongiorno. Vista la maggioranza italiana, anch'io procederei in italiano se tu resisti ancora un po'. Resisto. Spero di continuare bene. No, sta andando benissimo. Sicuramente io credo che la presentazione di Antonio rappresenti benissimo il lavoro della Puglia e tutto questo concetto di decentralizzare il cinema, quindi di come una regione che non aveva questo aspetto predominante fa del cinema un elemento caratteristico. Ed è una cosa che sta accadendo piano piano in tante regioni. La Puglia è partita presto, è partita bene, anche il Trentino, diciamo, con un po' di ritardo forse e con ancora meno storia probabilmente, ha cercato di seguire questa strada e far sì che la Film Commission servisse a creare opportunità legate all'audiovisivo sul nostro territorio. Il problema è questo: una volta il cinema toccava il Trentino, così come tante altre regioni, in maniera casuale, occasionale, servivano appunto le Dolomiti e quindi per forza devo andare lì, ma sempre in maniera sporadica. Chi abitava in Trentino quasi non veniva in contatto con questo mondo, quindi a parte alcuni, diciamo, illuminati o particolarmente motivati che volevano fare questo mestiere, dovevano muoversi, dovevano andare a Roma. Quindi la Film Commission in realtà cerca di fare questo, di amplificare il potenziale di questo settore in un territorio. E lo fa utilizzando diverse leve. Una di queste è anche attrarre le grosse produzioni proprio da Roma, perché perché comunque hanno esperienza, hanno know-how, hanno il mestiere, quindi vengano a portare in una regione. Paolo prima diceva che secondo lui non è una cosa importante, in realtà secondo me è un elemento che fa la differenza, altrimenti senza vedere, come dire, il campionato di Serie A è difficile anche imparare, o comunque ci vuole molto più tempo. Una delle leve che abbiamo usato è quella di mettere un obbligo di assunzione di troupe locale quando la produzione arriva nel nostro territorio e prende dei contributi pubblici dal nostro territorio, quindi ha una serie di obblighi di spesa, ma soprattutto di assunzione di troupe locale. Sono i runner di cui si diceva prima? Sì, in una prima fase, perché è chiaro, non c'è storia, non c'è cultura cinematografica. In una prima fase le grosse produzioni prenderanno solamente il minimo indispensabile di runner, ma questa è una cosa che poi invece va coltivata e cresce. Cioè a distanza di 10 anni da questa apertura, oggi le produzioni, il minimo, non l'ho detto, è il 20% di troupe trentina che noi richiediamo. Quindi apertura di Film Commission, obbligo del 20%, cosa succede? Arriva la troupe romana, londinese, quello che è, prende un 20% di runner, ma ci sta. A distanza di 10 anni cosa succede? La troupe, anche romana, prende il 50% o più di troupe trentina, con anche dei capi reparto, perché? Perché se li trova riprende, sono lì, non hanno viaggi, alloggi, se sono bravi e sono sul posto riprende volentieri. Quindi secondo me questo elemento nella crescita poi delle competenze, della qualità del settore audiovisivo non è un elemento accessorio, è un elemento secondo me determinante.
Le altre leve sono di supporto alla produzione locale, che chiaramente ha tutt'altre regole rispetto al supporto alla produzione di un grosso film che viene da altrove, nel senso che le grosse produzioni che ha citato anche Antonio prima cercano delle opportunità in Trentino, di location, di fondi, eccetera, e glieli si dà nella misura in cui portano dei benefici al territorio, quindi che di solito sono principalmente economici e in seconda battuta promozionale, perché concordo con quello che ha detto Antonio, che è un po' secondo me in tante regioni un falso mito, cioè la promozione dal punto di vista della Film Commission è un effetto collaterale che c'è in alcuni progetti, che ci può essere, che se c'è è super benvenuta, ma non è l'elemento caratterizzante i progetti approvati, perché se una regione dovesse finanziare solo film altamente promozionali, solo film cartolina, in realtà non avrebbe continuità. E invece noi quello che vogliamo è la continuità, quindi di progetti che portano dei benefici di varia natura, che a volte sono promozionali, di base sono quasi sempre economici, ma sono anche spesso di input culturali, che questa come dire, varietà di progetti regionali, nazionali, internazionali portano in Trentino, sono una ricchezza proprio culturale. Quindi la promozione viene valutata, ma non è fondamentale. E non è neanche solo la promozione cartolina, perché comunque ci sono dei film che vengono supportati perché promuovono magari degli aspetti storici del territorio, dei valori identitari del territorio, e non solo la bella location. A volte anche le bruttissime location fanno un servizio di promozione al territorio potentissimo. Quindi questa è una cosa che va tenuta in considerazione. Quindi appunto se alla grossa produzione che viene ospitata si dà un contributo con questa logica, alla produzione invece locale trentina noi diamo dei contributi che non c'entrano niente con questo. Al produttore, alla società trentina noi non chiediamo scusa, mi sono dimenticato la traduzione. La rifaccio in inglese io. In short, Trentino is really beautiful. You should go. Fammi dei cenni. No. Jokes aside, Ti aiuto. no. What Luca was explaining through the Trentino Film Commission is that, and the difference in the Puglia region, where even if little story had some basis to depart from, Trentino is even less story and less culture about cinematographic history in Italy, because even as an example for Frungi Versa Giulia was like, well, the production needed the Dolomites, and so they come and they go and they left and they leave, and then there was no continuity to this evolution. So through various polls and through various helps, the Trentino Film Commission helped to revitalize and help to increase the production and the rules of the production from the point of view of the local reality to increase. For example, one of the first rules that they said was that they had to have like a 20% minimum of Trentino-based employees. It's true that at first were runners, but slowly and gradually now the production come from Rome or internationally, and they employ the 50% of the troop from Trentino, and they're also like head of departments and professionals. So slowly and gradually, just like the Puglia Film Commission, Trentino Film Commission is coming to help and revitalize the aspect of the region. And it is true that Trentino Film Commission is not pointing to have obviously to promote as a postcard the region, but inevitably it also adds to that reality, because it is a indirect objective of the movies that they also welcome, because it helps promote and to help to realize the possibilities that Trentino can offer to production companies, so not only to the international ones but also the national ones. And also through various helps through the commission and to more financial aspects of it, they also have differences that can can help more the local realities and the international realities, making different rules and different points for the financial aspect of it.
And in breve ho riassunto, poi se vuoi continuare. Invidio la tua memoria, bravo. Quindi appunto a chi viene a portare queste produzioni si chiedono questo tipo di benefici economici, culturali, promozionali. Alle produzioni trentine invece chiediamo cose diverse, non chiediamo produttore o autore trentino, gira in Trentino, promuove il Trentino, parla di Trentino, no, chiediamo costruisci dei progetti che sono produttivamente, artisticamente fatti in maniera professionale, cioè costruisci dei progetti che hanno la potenzialità di uscire dai confini e di entrare nel circuito professionale e quindi vengono valutati secondo altri parametri che sono il progetto è stato presentato a dei pitch, ha partecipato a bandi nazionali e internazionali, il produttore o l'autore è stato a un mercato promuovendo questo progetto, cioè sta cercando come dire, di giocare nel campionato vero e in base a questo viene o meno supportato. So yes, as I previously mentioned, the differences are basically also not that the international has to come to Trentino, talk Trentino, and only show Trentino and only employ an author and a director from Trentino, but it has the objective of the Film Commission is also to destroy the borders, to allow these projects to travel outside of the region and outside of the country. So as the project been presented to various film festivals, the project been discussed in the film markets through various festivals, has been made a pitch to different production companies inside and outside of the territory. So it's to help promote and to help evaluate the productions and the reality of these projects to basically play in the major league and not only in the national one. E secondo me questo è uno dei risultati più interessanti che abbiamo perché prendendo i numeri di Antonio noi siamo partiti dopo, siamo anche più piccoli numericamente, ma i film pre-Film Commission girati in Trentino si contano sulla dita di una mano. Dall'apertura siamo nell'ordine dei 250 progetti sostenuti, quindi c'è stato un bel cambio di marcia in quantità ma anche in qualità, nel senso che oggi si trovano produzioni trentine nei principali festival nazionali o internazionali o programmi TV prodotti in Trentino sulle reti nazionali, cosa che era abbastanza fantascientifico fino a 10 anni fa. Quindi è un ambito, quello della crescita della produzione locale, che sicuramente sta dando dei frutti e sta creando, sempre con le dovute proporzioni, dei piccoli poli decentrati di produzione che hanno caratteristiche diverse, che quindi portano maggiore varietà anche artistica rispetto a un unico polo centrale. Questo è poi il senso di tutto. So in difference of the Puglia Film Commission that Antonio has presented before, the Trento Film Commission started a little bit later, and even historically, before the Puglia Film Commission you could count 200 movies, and after the Film Commission we could reach to 1,000 productions made and done in Puglia. Trento before the Film Commission you could count the production on one hand, and now after the Film Commission we have reached 200 around 200 productions, but not only in terms of quantity but also of quality. Many movies made through the Trento Film Commission has gone through various film festivals. There's even TV production companies that were made in Trento and are now spread across the whole country in a major marketplace, which was unthinkable a few years ago. So this is one of the main engines, one of the main values of producing and of continuing these commissions is also to decentralize, as the panel says, the reality of this commission, because not only to have one central hub in the area, but also to develop and to increase the production and the reality through different poles and different angles and different corners of the region. So not only to have one main entity to point to, but also to have the possibility to reach out and to help and to be helped, especially through a smaller reality and a smaller hub. E l'altra attività che favorisce questa decentralizzazione, questa crescita delle varie regioni è sicuramente la formazione.
E la formazione noi la supportiamo sia dando dei contributi ai professionisti locali per andare a partecipare a momenti di formazione di alto livello, perché chiaramente non siamo una scuola, non abbiamo sul territorio tante grandi enti di formazione, quindi quello che facciamo è contribuire alle spese che devono sostenere per andare altrove, formarsi e rientrare. E questa è un'altra attività, secondo me, che in termini di costi-benefici è eccezionale. So, as in relation to also to what Antonio said before from the Puglia Film Commission, the formation is also important. Unfortunately, Trento doesn't count on too many realities to form and to promote and to nurture the talents that it has in the territory. But what it helps through the Film Commission is to promote and to produce and to basically in a way sponsor the formation and to help incentivize the formation to other professionals, so that they can go somewhere else and to form in their field and later be nurtured through the help of the Film Commission. But that is also one of the main objectives of the Film Commission, is to reach the point of having structures and to help promote and from the formation of the territory. Quindi per l'alta formazione, chiamiamola, cerchiamo di usare questo meccanismo dove spediamo i locali a farla e per poi farli rientrare. Invece tante cose cerchiamo di farle anche sul territorio, cose più brevi, workshop, presentazioni, momenti di aggiornamento. Tra l'altro vi segnalo che sono aperte le iscrizioni a un workshop di sviluppo progetti che si chiama Forward. Tra le docenti c'è Erika Barbiani, che è una delle giurate di quest'anno, che è un progetto in cui crediamo molto, che sta andando molto bene, e vi invito a dare un'occhiata a Forward. So for now, what the Trento Film Commission and the region of Trento is providing is to help with smaller aids and through smaller formation, like workshops and residencies, and also he wanted to remind that the applications are open for the program called Forward, right? Forward. Yes. And that they can have it, which is a formation program that can help through the development of a movie and of a production, and that these are the realities that they also want to remind and to promote through, and to help not only to send for the higher education to the locals to later send them back, but also to be able to provide these services and to help provide the formation and nurturing to inside the territory. Dopodiché poi chiudo perché stiamo andando anche lunghi, credo. Se volessimo cercare dei problemi in questa decentralizzazione, probabilmente è che bisogna essere molto capaci nel tarare esattamente, puntare a far sì che ogni regione diventi Cinecittà o diventi Los Angeles, ma bisogna che ognuno cresca in maniera proporzionata, ragionata, puntando magari su certe eccellenze, non su avere tutti i servizi e tutte le professionalità e tutti i tipi di produzione, ma cercando un po' delle specializzazioni che possono caratterizzare le regioni così come sono caratterizzate in 1000 altri ambiti. E mi fermo qua, così. One of the main aspects to remind about the decentralizations that, if not taken account, could be damaging for the reality, is to be rational about the objectives and about the reality they want to reach. It would be wonderful to have different Cinecittà and different Los Angeles throughout the whole territory, but that is something that has to be proportioned to the territory. So it is important not only to create a small reality and a small reality to the locals and to the filmmakers of the territory, but also to be able to nurture the right kind and the right type of talents that the territory can offer to the film industry and to the film market. So, in short, this is what one of the objectives and about the decentralization that has to be taken in account through all these regions. Grazie e buona continuazione. Thank you, and continue with the rest. So thank you very much for your presentations, and also to explain us how it's important to create networks, because it's the base, I think, of production, but also as we started with this two aspects of production and promotion, that they are like the two columns of, I think, of cinema. And so they're going to be here for the World Day, so ask them. They
really well know how the system works, so they can help you not only to find out money from the region, but how to develop a project, as Luca just said, and also how to develop really the whole project, not only the writing aspect, but they are really fundamental in the system in Italy. Maybe in the future we can make also the system of the different, like of all, as you said now, of Italian production, and because having different cluster, like for animation, for post-production, for different thematic things, maybe could be the only solution for all the for the whole Italy, but also creating this connection also with other countries. So we're gonna pass directly to the second step now. Alyssa.